Ben ritrovati in Top Smartphone e buon anno a tutti! Anche quest'anno riproponiamo la nostra rubrica ogni prima domenica del mese che vi aiuta a individuare i migliori smartphone sul mercato che si trovano al miglior prezzo. E vi ricordo che su Tutto Tech, il nostro secondo canale, trovate invece Top Book, quindi la rubrica per chi cerca invece un nuovo notebook. Al solito vi lascio in timeline le fasce di prezzo per andare a individuare meglio e più velocemente gli smartphone che vi interessano di più, e se state guardando questo video dopo il mese di gennaio trovate in descrizione il link alla playlist con le prossime puntate. Iniziamo! Sotto i 200 euro partiamo al solito con lo smartphone più compatto disponibile sul mercato e anche in questa fascia. Non supera i 150 mm di altezza e nemmeno i 70 mm di larghezza e ha un peso di 151 grammi, quindi già queste specifiche vi fanno capire quanto sia portabile come smartphone. È un Samsung, quindi ottimo display, ottime fotocamere, anche se ovviamente ci troviamo su fascia bassa, quindi ottime in relazione al prezzo, ottima anche la batteria, 3500 mAh, ma grazie a un processore MediaTek e non Exynos riesce a garantire una lunga giornata di lavoro. In alternativa a una new entry parlo di Poco X3 NFC, che negli ultimi giorni è sceso un po' di prezzo sul Mi Store, tornando di fatto al prezzo di listino in promozione, 199 euro. Assolutamente un best buy grazie al processore 732G, quindi anche un po' votato al gaming, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna o 64 in base ovviamente al modello, ma soprattutto batteria a ricarica rapida 33 watt con 5160 mAh, quindi ottima autonomia, display LCD, ma ci si può chiudere un occhio grazie al refresh rate ad alta frequenza. Molto simile ma anche un pochettino più economico Realme 7, anche lui puntato sulla ricarica rapida 30 watt, 5000 mAh di batteria, sicuramente un po' grandicello anche rispetto al A41, ma così è anche per il Poco X3 NFC. È spinto da un MediaTek Helio G95 che offre prestazioni di buon livello. Outsider sotto i 200 euro troviamo innanzitutto il Poco M3, che sì, è uno smartphone interessante, ho fatto la recensione, però forse un po' sovrapprezzato, quindi se lo trovate in offerta assolutamente da acquistare, altrimenti al prezzo di listino non così tanto. Oppure Honor 9X, che sposto negli outsider perché ormai diventa un po' vecchiotto, ma ha la peculiarità di avere un display senza interruzioni, o ancora Redmi Note 9 Pro, che entra negli outsider perché in queste ultime settimane è salito un po' di prezzo, superando i 200 euro. Ecco, non lo so, valutatelo. Sotto i 300 euro lo smartphone che abbiamo definito il best buy del 2020, perché fin dal lancio è sceso di prezzo. Parlo di Xiaomi Mi 10 Lite, che offre connettività 5G e un buon equilibrio su tutti gli altri aspetti a un prezzo davvero interessante, circa 260-250 euro in base alle offerte online. Interessante lo schermo 6,57 pollici di tipo AMOLED, ma anche il comparto fotografico oppure il processore. Se però volete qualcosa di più dal punto di vista fotografico, puntate sullo Xiaomi Mi Note 10 Lite, altrettanto interessante e più votato appunto su questo aspetto. Se però avete paura di rimanere a terra con la batteria, Galaxy M31 è l'alternativa migliore su questa fascia di prezzo, grazie a 6000 mAh e un processore non particolarmente energivoro, e tra l'altro anche un display AMOLED, il classico di Samsung, quindi di qualità, un discreto comparto fotografico e tanto equilibrio a livello software, dove riesce comunque a garantire un'esperienza ottimale e completa. Terza alternativa, new entry Motorola Moto G 5G Plus, è crollato di prezzo e offre tanta batteria, un buon display anche se di tipo LCD e soprattutto un software molto fluido, ed è mosso da uno Snapdragon 765G, quindi un processore molto potente a un ottimo prezzo, soprattutto anche rispetto al Mi 10 Lite 5G. E sotto i 300 euro invece gli outsider sono Galaxy A71, che durante il mese di dicembre e novembre si trovava a 299, ottimo prezzo, invece poi ora è un po' risalito, quindi se lo trovate a un'ottima offerta valutatelo attentamente, anche perché lui ha processore Snapdragon. Oppure in alternativa Oppo Find X2 Lite, altro smartphone che è crollato di prezzo finalmente nelle ultime settimane, quindi se lo trovate interessante per alcuni aspetti, assolutamente un buon acquisto.
Tra i 300 e i 400 euro iniziamo con uno smartphone davvero interessante, Realme X3 Super Zoom, anche lui beneficia di un calo di prezzo drastico di circa 200 euro e la sua peculiarità è quella di offrire al prezzo più basso la fotocamera a periscopio, quindi un ingrandimento 5x che nessun altro prodotto offre appunto su questa fascia. Processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna. Il display è sì LCD ma con refresh rate a 120 Hz e 4200 mAh che vi porteranno tranquillamente a sera. In alternativa allo smartphone che abbiamo decretato come migliore medio gamma del 2020 per equilibrio generale, parlo di OnePlus Nord che offre un buon display da 6,44 pollici ad alto refresh rate al netto di qualche difetto che alcuni utenti hanno sottolineato online, Snapdragon 765G quindi connettività 5G, batteria da 4115 mAh che garantisce una giornata piena di lavoro con ricarica rapida a 30 watt. Altrimenti anche qui altra alternativa che punta tutto sulla batteria, Galaxy M51, uno smartphone che mi è piaciuto davvero tantissimo perché non solo ha un'autonomia che può arrivare fino a 3 giorni di utilizzo, ma ha anche un buon equilibrio lato hardware grazie allo Snapdragon 730 di Qualcomm, certo non recente ma permette a questo smartphone con 7000 mAh di batteria di avere anche delle buone performance. Poi è un Samsung, quindi classici punti di forza come il display di tipo AMOLED e il software al solito completo. Outsider sotto questa fascia, innanzitutto Motorola Edge, ottimo smartphone per chi cerca un prodotto con un'autonomia longeva, poi comunque ha connettività 5G grazie allo Snapdragon 765G, oppure in alternativa il Pixel 4a. Secondo me sempre un po' sovrapprezzato, 399 è un prezzo un po' altino, se lo trovate sui 329-299 euro assolutamente best buy, anche perché è un po' compatto. Sotto i 500 euro partiamo da Huawei P30 Pro, uno smartphone che sono davvero indeciso se tenere ancora in classifica, ma negli ultimi giorni ha ricevuto un ulteriore drop di prezzo e quindi è calato ancora. Io consiglio comunque la variante New Edition che vi permette di avere un supporto da parte di Huawei più a lungo e ha al tempo stesso anche le applicazioni di Google. Lui ovviamente è il top del 2019 dal punto di vista fotografico e ancora oggi riesce a giocarsi bene la sfida sul miglior comparto fotografico. Ovviamente il P40 e il P40 Pro lo superano senza alcun problema. In alternativa un altro smartphone che è crollato di prezzo è Xiaomi Mi 10, anche lui su Amazon si trova ormai abbondantemente sotto i 500 euro e ha lo Snapdragon 865 sotto il cofano, quindi un ottimo processore con 8 GB di RAM, 4780 mAh di batteria, ricarica rapida a 30 watt. Ecco, sul comparto fotografico un po' meno interessante ma al tempo stesso un bel display curvato ai lati e un software, la mia 12 sempre molto ricca di funzionalità e anche qualche problemino. Altrimenti Samsung Galaxy S10 Lite o Samsung Galaxy S20 Fan Edition, quest'ultimo sicuramente molto più interessante ma nella variante 4G ecco la batteria non durerà tantissimo, quindi mi raccomando attenzione su questo aspetto. S10 Lite resta ancora comunque molto valido perché ha lo Snapdragon 855 dello scorso anno, un ottimo display e un comparto software al solito molto ricco. Non fatevi ingannare dalla nomenclatura Lite perché lui di Lite non ha assolutamente niente a partire anche dalle dimensioni. In questa fascia vado a inserire invece negli outsider lo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone che mi è piaciuto anche se non troppo per la tecnologia del display LCD anche se ad alto refresh rate, quanto più per l'aspetto delle fotocamere. Comunque andate a recuperare la recensione per ulteriori informazioni. Oppure in alternativa Oppo Find X2 Neo che come l'X2 Lite per la fascia precedente è finalmente sceso di prezzo ed è molto di qualità. Tra i 500 e i 700 euro iniziamo con OnePlus 8T oppure OnePlus 8. Quest'ultimo, se preferite un aspetto diciamo tattile, sensazionale, perché ovviamente ha un corpo in vetro satinato molto piacevole ed è molto rifinito. OnePlus 8T invece è un pochettino meno rifinito esteticamente, molto più grezzo. Al tempo stesso però quest'ultimo offre qualcosa di più a livello tecnico come la ricarica rapida a 65 watt e un display a refresh rate più alto, 120 invece di 90 Hz. Sul resto delle specifiche invece si equivalgono
abbastanza e caratteristica comune è un peso contenuto 188 grammi e per OnePlus questo è quasi un record. In alternativa Galaxy S20, S20 Plus o S20 Fan Edition, tutte e tre ottime alternative. L'S20 per chi vuole uno smartphone un po' più compatto, S20 Plus per chi vuole uno smartphone diciamo di qualità anche al tatto ma al tempo stesso anche più batteria e dimensioni più grandi rispetto all'S20, S20 Fan Edition invece per chi vuole più autonomia, perché la batteria sì non è particolarmente di più rispetto agli altri modelli, ma all'interno ha il processore Snapdragon 865 e quindi gli garantisce più ore di utilizzo. Al tempo stesso S20 Fan Edition è anche un po' meno rifinito a livello costruttivo, quindi queste le principali differenze, valutate attentamente quale scegliere. Altrimenti, se la mancanza delle app di Google per voi non è un problema, Huawei P40 Pro che vi offre tantissimo a livello fotografico, è infatti uno dei migliori del 2020 sotto questo aspetto. Quello che mi piace di più di questo smartphone è comunque la qualità con cui è stato costruito, molto simile a quella degli S20, un ottimo pezzo di tecnologia anche a livello hardware, ovviamente 4200 mAh di batteria, 40 watt la ricarica rapida e un comparto fotografico ricchissimo, oltre al processore Kirin 990 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e proprio negli ultimi giorni finalmente è sceso di prezzo, quindi diventa sempre più interessante al netto ovviamente delle app di Google. Outsider tra i 500 e 700 euro inserisco innanzitutto il Realme X50 Pro 5G che è disponibile in Italia e fin dal lancio ha sempre avuto un prezzo molto competitivo, anche se poi non è sceso tanto, a parte a dicembre che è arrivato anche a 399 in alcune offerte. Oppure se volete, se vi sentite di importarlo, assolutamente il Google Pixel 5, smartphone che tra l'altro ho ancora oggi in tasca dopo un mese e mezzo e che difficilmente riesco a togliermelo perché è compatto, equilibrato, davvero un ottimo prodotto. Peccato che non sia disponibile ufficialmente in Italia. Nella fascia top partiamo da Asus Zenfone 7 Pro, che lo scorso anno ho definito lo smartphone top di gamma più sottovalutato dell'anno, e infatti dopo l'annuncio di settembre se ne è parlato sempre molto poco, ma lui ha tanto da offrire, come la batteria da 5000 mAh, schermo AMOLED a refresh rate a 90 Hz, un comparto fotografico, la flip camera, 3 sensori che si ruotano, quindi è possibile utilizzarli sia come fotocamere principali sia come fotocamere selfie, e un restante comparto hardware carrozzato con Snapdragon 865, tanta RAM e tanta memoria interna. Ecco, il suo neo principale è il peso, che arriva a circa 230 grammi e quindi si fanno sentire quando utilizzate con una mano sola. In alternativa OnePlus 8 Pro, che durante il Black Friday è sceso di prezzo, ora un po' risalito ma comunque sempre meno rispetto a quello di listino, è lo smartphone più completo di OnePlus, e la sua unica carenza, se così possiamo dire, è sul comparto fotografico, dove non riesce a esprimersi al meglio come fanno tanti altri smartphone. Comunque ha un ottimo display Quad HD Plus a 120 Hz, una batteria da 4500 mAh che garantiscono la giornata piena di utilizzo, la ricarica rapida 30 watt, processore Snapdragon 865, tanta RAM, memoria interna, insomma un prodotto molto valido. Altrimenti Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, il primo se volete risparmiare un pochettino, il secondo se volete il top dal punto di vista fotografico di Samsung. Attenzione che entrambi hanno processore Exynos 990, quindi ottime performance, ma al tempo stesso batteria che non riesce a garantire più di 4 ore e mezza di autonomia. Al tempo stesso display fantastici, luminosi, belli, ricchi di colori, e un'esperienza software completa e appagante. Assolutamente da questo punto di vista la One UI è una delle migliori interfacce Android. Outsider in quest'ultima fascia vado a inserire Huawei Mate 40 Pro per chi cerca il top dal comparto fotografico, anche se mancano le app di Google, lo sapete, o in alternativa Xiaomi Mi 10 Pro, che a volte cala di prezzo, a volte torna su, insomma valutate attentamente il prezzo e considerate che il comparto fotografico è sicuramente inferiore rispetto a un Huawei e un Samsung, e in alternativa Oppo Find X2 Pro, anche lui se lo trovate sotto i 900-800 euro, assolutamente da valutare. E con questo era tutto. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo con gli amici che continuano a stressarvi riguardo quale smartphone andare ad acquistare, così sicuramente anche loro risolvono questo problema, e ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un saluto da Michael per Tandroid.net.